Ciao a tutti amici, bentrovati sul canale o bentornati. Oggi abbiamo la seconda parte di questo tag. Consiglia un libro che inizi con ogni lettera dell'alfabeto in ordine, escludendo l'articolo iniziale, altrimenti iniziavano tutti con la L o con la U. La prima metà l'ho già fatta, adesso vi lascio la seconda metà dell'alfabeto, altrimenti veniva troppo lunga. Poi vi lascerò l'altro qui sotto se volete provare a vederlo. Taggo un po' di canali se volete rifarlo. Il primo è Nocturne di Edmund Bean, che fa parte della nota serie dell'87° distretto. Ne ho già parlato abbondantemente di questa serie di libri, una serie lunghissima di gialli che è durata più di 30 anni, che ha ispirato numerose serie televisive. Ne avevo già parlato ampiamente in un altro video, poi ve lo lascerò qui sotto. Con la lettera O abbiamo L'odore dell'India, uno dei libri più belli a mio avviso di Pierpaolo Pasolini, il quale nel 1961 con Alberto Moravia e Elsa Morante fece un viaggio in India e qui racconta le sensazioni che ha provato questo mondo così diverso dal nostro, dal mondo più industrializzato, diciamo, molto più lenta la vita, molto più a misura d'uomo anche. Scritto benissimo, come sempre da Pasolini, un libro consigliato per tutti, L'odore dell'India. C'è anche un libro analogo che ha scritto Moravia, di cui non ricordo il titolo, che parla dello stesso viaggio comunque. Poi con la P abbiamo Piccolo mostro di Mickey Spillane. Conoscerete sicuramente questo, uno dei padri dell'hard boiled, uno degli autori più famosi di questo genere. Qui parla di un ragazzino, figlio di un miliardario che viene rapito. Era un piccolo mostro, appunto, cioè un mostro della matematica, un genio, era bravo nella musica, nelle arti, nella matematica e tutto. Il padre voleva farne un fenomeno, diciamo, di questo ragazzino. Viene rapito e l'investigatore deve indagare su Mike Hammer, che è il famoso investigatore creato da questo autore, deve indagare sulla sparizione di questo ragazzino. Con la Q abbiamo La quarta verità di Ian Pierce, questo, guardate che librone che è. Comunque è un autore che scrive gialli ambientati nel mondo dell'arte, molto molto belli, ne ho già parlato anche di questi. Se vi piace il genere, consigliatissimo. Con la R ho preso Il ricettario di Suor Germana, questo, un altro librone, un classico per chi ama la cucina o anche per chi non ha le basi, vuole trovare proprio a partire proprio da zero, c'è praticamente di tutto, tantissimi consigli. Avete visto che libro che è uno dei classici del suo genere che non può mancare nelle case italiane. Poi abbiamo con la S Le strade dell'innocenza di James Roy, questo. Un libro nel suo genere, secondo me, uno dei miei preferiti. Praticamente in questo libro un giovane ragazzo subisce una violenza da parte di due bulletti al liceo e rimane traumatizzato da adulto, non riesce ad avere un rapporto normale con le donne e diventa un serial killer. È un libro molto pesante, non è adatto per tutti, non è per stomaci deboli, però per gli amanti del genere è veramente scritto benissimo. Poi c'è il poliziotto chiaramente che cerca di catturarlo. È consigliato per gli amanti di questo genere di libri. Con la T abbiamo Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith, anche di questo ho già parlato ampiamente, uno dei miei libri preferiti. Qui abbiamo il film che ne è stato tratto con Jude Law, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, eccetera, un libro famosissimo che parla di questo Mr. Ripley. Il suo talento è di imitare gli altri, di fare il truffatore, di vivere a scrocco, diciamo. Però questo lo porta a dover uccidere per nascondere i suoi intenti, diciamo. Molto, molto, molto bello. Poi
Con la U abbiamo Un uomo da marciapiede, questo di Early, questo da cui è stato tratto il famosissimo film con John Voight e Dustin Hoffman. Parla di questo ragazzone del Texas di bell'aspetto che va a New York sperando di fare il mantenuto dalle donne. In realtà scoprirà che è molto più dura di quello che pensava lui. Lui era abituato alla vita di campagna, diciamo, non conosceva le insidie della città. Un libro molto triste, scritto veramente benissimo, e anche il libro, il film, cioè scusate, molto molto bello. Se non l'avete ancora visto ve lo consiglio. Con la V abbiamo Vicolo Cannery di Joe Steinbeck, questo, un libricino, anche di tutti questi libri brevi di Steinbeck ho già parlato, scritto benissimo, parla della gente dei diseredati, della gente povera che viveva durante la Grande Depressione in California. Steinbeck, se ancora non lo conoscete, è uno di quegli autori di cui bisogna leggere praticamente qualsiasi cosa. Parla della vita della famiglia e della gente povera che viveva in quell'epoca, in sostanza. Con la Z non ho trovato niente, quindi l'ho dovuto saltare. Bene, vi ricordo che se volete contribuire concretamente al canale, in descrizione trovate come fare. Grazie per la visione, al prossimo video, a presto, ciao.